Questo è un microonde della Whirlpool Family Chef FT338 e me l'ha dato un mio amico. Praticamente ha due problemi, uno che non scalda più, la parte microonde non scalda più, e poi c'è un problemino qua sulla manopola che non risponde mai. Se fosse stato un microonde da 50-80 euro ne valeva la pena comprarne uno nuovo, ma questo costa sulle 300 euro nuovo. Dunque adesso tolgo un attimo corrente. Ora vi spiego in grandi linee come funziona la parte di potenza. Ho fatto un anno di scuola di elettronica, è sempre stata la mia passione, e lavorando come elettricista in una ditta manutentore di manutenzione ho acquisito tutta questa esperienza. Allora, partendo dalla corrente di linea 220, il microonde cosa fa? Quando chiamiamo la parte microonde, quando accendiamo la parte microonde, arriva il 220 volt a questi due morsetti, che è il primario del trasformatore, e qua esce una tensione di 2000 volt. Quindi, ritornando al nostro discorso, da questo filo esce l'alta tensione che va al condensatore. Poi dal condensatore c'è un altro filo che va a questo al magnetron. Questo qua è il magnetron, è quello che irradia le microonde. Metto corrente e voglio vedere all'uscita di questo filo se c'è tensione. Attenzione, perché da qua escono 2000 volt, ne entrano 220 e ne escono 2000. Tra qua è la sua massa, la terra, perché il secondario da una parte è la massa verso terra. Per provarla io cosa ho fatto? Ho preso una resistenza da 10 mega ohm. Adesso andiamo a misurarla. Non so se si riesce a vedere. 8,9 mega ohm. Importante questo valore, perché sennò al multimetro arriverebbe una tensione alta che potrebbe bruciarlo. Vi ripeto un'altra volta, fate molta attenzione. Se non siete competenti in elettrotecnica, se non avete esperienza nel campo elettrico, via dicendo, non fate questi lavori, perché 2000 volt su questo filo è sufficiente avvicinarlo così che si crea una scarica, oppure sfiorandolo si può prendere una scarica. Adesso andiamo ad alimentare il nostro microonde. Ok. Poi ho notato che questo microonde aveva un altro problemino. Si erano allargate le lamelle qua del fusibile e ogni tanto, mettendo la spina, non si accendeva il display, praticamente non c'era corrente alla scheda principale, non andava niente. Avendo stretto le lamelle del fusibile, il problema si è risolto. Ora apro e chiudo. Ok. Impostiamo il microonde a una potenza 350 watt e lo facciamo partire, e poi misuriamo la tensione. Riproviamo 30 secondi, un'alternata. Ok, 220 volt, forse sono 2200 volt, sono 10 mega, abbiamo 220 volt. Allora vuol dire che l'alta tensione esce. Ora tolgo il trasformatore e il condensatore. Assicuratevi di aver tolto corrente prima di effettuare qualsiasi cosa. Togliete la spina, mi raccomando, che è molto importante. Togliamo questo, togliamo questi qua. Ok. Questo
si può togliere. Questi li mettiamo qua isolati un attimo. Prima di togliere il condensatore verificate che sia scarico. Molti usano cavallottare con la pinza i due faston della polarità del condensatore. Io uso una resistenza da 10k, no, questa è da 10, 20k, 27k, e la appoggio in modo da non fare delle scintille strane. Ok, dopodiché posso provare anche con la pinza che ormai sarà scarico. Ok, ora giriamo l'apparecchio, spengo giriamo l'apparecchio e svitiamo. Togliamo tutto, anche il cavallotto che lo tiene. Okay. Questo è il condensatore e questo è il diodo. Allora, il condensatore mi dice che è 1,15 microfarad, è una tensione di 2300 VAC. Ok, ora farò un'altra prova. Misurerò la tensione su questi due morsetti. Dovrebbe arrivare una tensione dal trasformatore, una bassa tensione che alimenta la bobina del magnetron, e di qua dovrebbe arrivare l'alta tensione. Ho messo due resistenze da 10, circa 10 mega ohm in parallelo. Dovrei vedere all'incirca 400 volt sul tester. Spostiamo già i volti in alternata, accendiamo e vediamo. Se dovesse essere così, il trasformatore vuol dire che è buono. Facciamo partire. Qua abbiamo i nostri 3 volt, 3 volte 4, e tra qua e l'alta tensione 406 volt. 406 perché c'è la resistenza che abbassa la tensione, se no sarebbero all'incirca quasi 2000 volt. Allora, per me il trasformatore dovrebbe essere a posto, non dovrebbe avere guasti. Voglio assicurarmi anche che il condensatore sia buono. Mettiamo su microfarad. Ok. Il condensatore mi dice 1,15 microfarad. Andiamo a misurare. Aspetta, prima vorrei scaricarlo onde evitare di danneggiare il tester. L'avevo già scaricato in precedenza. (1,170). Allora, come microfarad sembra buono. Ora vorrei fare un'ulteriore verifica, quella di isolamento tra qua e la carcassa, con questo apparecchio che misura l'isolamento. Vediamo. Allora, proviamo possiamo provare anche tra tutte e due, e la sua carcassa. Proviamo prima a 250 volt. Ok, spegniamo.
Facciamo 250 volt, carichiamo l'apparecchio e vediamo che non c'è nessuna dispersione. Così l'ho messo in corto. Proviamo 500 volt, così siamo a 500 volt sia da un lato che dall'altro, non c'è nessuna dispersione. A me sembra buono che anche il condensatore. Ci resta da provare il diodo. Voglio provare anche il diodo, ma non sapendo come fare, perché con il tester, se lo metti sulla scala prova diodi, non lo vede, perché è un diodo ad alta tensione. Infatti se noi mettiamo così me lo dà sempre aperto, vedete? Allora io ho voluto fare una prova empirica, sapendo che il diodo conduce da un lato e dall'altro, da un senso e dall'altro senso non conduce. Applicherò una tensione di 20 volt. Vado a impostarmi 20 volt. Allora mettiamo il tester in volt continuo. Ora vi faccio vedere. 20 volt continui, ok? Andrò a fare una serie col mio diodo, prima in un senso poi nell'altro. Ora proviamo col meno qua, questa è l'alimentazione, meno, più, più e meno. Vediamo che il diodo così non conduce, o almeno passa una leggera tensione. Andiamo cambiando di polarità, questo nel più, adesso mettiamo il meno, e così passano 19 volt. Dunque anche il diodo secondo me non ha problemi. 15 volt, sì, perché vediamo, ok, 15 volt, perché dovrebbe avere una caduta di tensione molto alta questo diodo. Infatti se andate nei datasheet vedrete che ha una caduta di tensione molto alta. Ok, secondo me il diodo è buono anche quello. Dopo aver testato i componenti, l'unica cosa che mi resta è il magnetron. Secondo me è quello, perché l'ultima volta che l'ho alimentato con il suo condensatore, il suo diodo, si sentivano delle scariche dentro qua, e praticamente secondo me è quello. Dopo aver verificato l'integrità del condensatore e l'integrità del diodo, per chi possiede un oscilloscopio può fare ulteriori prove. Ora vi farò vedere come fare questa prova. Innanzitutto prendiamo lo schema. Questo è lo schema della parte di potenza di un qualsiasi microonde, sono quasi tutti uguali. Cambiano solo per potenza di trasformatore, potenza magnetron e potenza del condensatore e diodo. Praticamente cosa succede? Questo è il primario del trasformatore, nel secondario dovrebbe uscire una tensione di circa 2000 volt. Qua c'è il fusibile, che qua non c'è, perché il fusibile di questo è una protezione che c'è all'interno del primario, è collegato al primario, ma il termistore è infilato dentro qua e è a contatto col secondario.
così quando se si dovesse surriscaldare il secondario mi va a interrompere il primario. Dunque questo non ha il fusibile sul secondario, vedete che è diretto sul condensatore. Noi andremo a vedere, allora, all'uscita del condensatore dovremo avere questa uscita di forma d'onda, una forma d'onda sinusoidale, mentre invece qua, senza questo condensatore, avremo una forma d'onda di questo tipo, cioè solo la semionda negativa. Partiamo subito e andiamo a vedere. Vi farò vedere prima le impostazioni dell'oscilloscopio. Allora, innanzitutto io ho una sonda da 50 isolata a 1000 volt, perché con questa sua originale da 10 rischiamo di bruciare l'oscilloscopio. Poi ho messo una resistenza da 10 mega ohm e prendo il segnale in questo punto. Ora vediamo cosa succede. Logicamente la sonda qua è impostata a 50 e sarà al massimo della scala 250 o 500 volt. Vediamo cosa succede. Mi attacco alla resistenza, aspettate perché mi è uscito il collegamento di massa. Ok, ricollegato il tutto, facciamo partire il nostro microonde. Apriamo la porta. Ok, questa è la forma d'onda che vediamo in uscita. Non ho ancora collegato il magnetron perché il magnetron continua a scaricare, perché il guasto penso proprio che sia quello. Ora andremo a vedere se il diodo lavora correttamente, cioè se esce questa forma d'onda. Per vedere questo dovrò eliminare il condensatore, perché il condensatore vedrà una tensione continua, e tra qua e qua metterò la mia resistenza in modo da chiudere il circuito e fare un carico. Metterò ancora questa resistenza da 10 mega. Allora scarichiamo il condensatore, che rischiamo. Ok, possiamo farlo anche qua. Ok, togliamo corrente, la spina, facciamo che questo diodo e il condensatore, e mettiamo la resistenza collegata in questa maniera. Ok, la vedete? Ora io andrò a misurare. Attenzione a non andare su questa polarità perché avete la tensione piena del trasformatore. Per evitare di bruciare il tester bisogna per forza andare dalla parte opposta. Ok, così siamo a posto. Rinseriamo la spina. Apriamo la porta, chiudiamo. Ok, avete visto l'onda ribaltata, la semionda negativa ribaltata, è quello che vuole il magnetron. Col condensatore diventerà una tensione continua negativa, una tensione che serve al magnetron per creare le microonde. Dimenticavo. L'altra parte di avvolgimento del trasformatore, che è questa, che sono questi due fili che vengono dal trasformatore, questo e questo viene da qua che viene dall'alta tensione,
questo che arriva da dietro e questo qua sono questo avvolgimento qua, escono 3,5-4 volt e vanno al filamento del magnetron, per scaldare il filamento del magnetron. L'alta tensione invece arriva dentro da questa parte, l'alta tensione in continuo. Allora, avendo visto che funziona anche il diodo, ora vi farò vedere un'altra prova empirica, però state attenti perché è molto pericolosa, per vedere se c'è la tensione continua. È proprio una prova fisica, però dovete stare molto molto attenti. Ora preparo il tutto. Allora, ora vi farò vedere la prova. Ho sostituito questa resistenza invece da una da 10 megaohm, una da 1 megaohm, perché con questa vedrete una scintilla un po' più lunga rispetto all'altra resistenza, di modo che capite se l'alta tensione è presente dopo il condensatore, dopo il diodo. È una tensione in continuo, vedrete una scintilla fissa, una scintilla non come quella dell'alternata. Ora vi farò vedere. Accendiamo. Appoggiate il cacciavite sulla massa e vedete con la scintilla. Vediamo se si facciamo l'illuminazione da un'altra parte. Ok, di modo da io ho trovato questo recuperato da un microonde trovato in discarica, non è della stessa potenza, un po' più piccolo, però mi servirà per fare la prova per vedere se il problema è proprio il magnetron. Ora procediamo a smontare il magnetron. Togliete ancora l'alimentazione, solite cose, scaricate il condensatore. Ho preso un bicchiere di acqua plastica e ora vedremo. Ho dovuto mettere delle rondelle maggiorate perché i fori non si trovavano. Ora faremo la prova. Inseriamo la spina. Ora ricollegheremo il fusibile. La lampada, la teniamo qua così e proviamo a mettere il corrente. Ok, l'acqua l'abbiamo messa, proviamo a impostare la potenza, facciamo 500 watt, facciamo la prova.
metto molto meno acqua, però vedo che è già diventata tiepida. Facciamo potenza massima. Scaldiamo un attimo, vediamo se l'acqua si è scaldata. E l'acqua è calda, non vi posso far sentire ma vi assicuro che è calda. Quindi il problema è proprio il magnetron, bisognerà comprarne uno nuovo. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!